Ragazzi, che andiamo avanti a guardare i 2 euro accumulativi dell'anno 2024 e oggi guardiamo la seconda emissione della Germania, una moneta molto carina, molto bella per quanto riguarda il disegno, devo dire molto elaborata. Sapete che oggi guardiamo le 5 zecche perché la Germania ha 5 zecche e sapete che le 5 zecche della Germania non tutte lavorano molto bene per quanto riguarda la finitura, nonostante il disegno sia uguale. Troviamo delle zecche dove abbiamo delle finiture più belle e altre dove abbiamo delle finiture veramente che lasciano desiderare. Per quanto riguarda questa moneta devo dire che è veramente molto bella. Lo andiamo a visionare più da vicino, poi vi faccio vedere dove si trovano le lettere delle zecche perché si fa un po' fatica a trovarle e bisogna avere una lente di ingrandimento perché si rischia di sbagliare, poi di fare qualche errore per quanto riguarda le lettere delle zecche. Ma intanto noi andiamo a visionare la moneta. Guardate, nel centro troviamo veramente un disegno spettacolare perché come tema abbiamo il 175 anniversario della costituzione della Volkskirche, almeno questa è la descrizione, perdonatemi per la pronuncia ma non so dirlo meglio. Qui abbiamo nel centro della moneta la vista prospettica della Volkskirche e l'ingresso dei membri dell'Assemblea Nazionale Costituente. Sullo sfondo troviamo il documento nazionale con una penna sopra il quale si trovano le 3 allegorie femminili, unità, legge e libertà, in questa posizione qui, e poi abbiamo il tricolore tedesco nero, rosso e oro. Ovviamente in questo caso non riusciamo a vedere, ma vedrete che quando farà la moneta con elementi colorati, perché ci sarà una versione dei privati di questa moneta con elementi colorati, li vedrete molto bene tutti questi dettagli. Poi abbiamo questa scritta Costituzione 1849 in questa posizione qui. Poi abbiamo il conio 2024, fate attenzione in questa posizione qui. La lettera D non è la lettera della zecca, ma questa D qui che troviamo sta per Deutschland, dove la Germania identifica le proprie monete e lo troviamo in questa posizione qui. Lo troveremo in tutte le monete che poi andiamo a guardare. Invece la lettera della zecca, in questo caso, come potete notare, la lettera di Berlino, la A, lo troviamo in questa posizione qui, guardate. Si vede molto bene, è molto piccola, vediamo se in questa posizione riesco a farvela vedere meglio. Eccola qui, si vede molto bene la lettera A in quella posizione lì, perciò troveremo su tutte le monete la lettera D in questa posizione qui e invece le lettere delle zecche li troverete in questa posizione. Fate attenzione se andate ad acquistare le monete oppure se le trovate in giro, se volete fare tutte le zecche. Invece per quanto riguarda l'autore troviamo questo piccolo simbolo che è Bodo Broskov in questa posizione, BB, è molto piccolo, si vede molto poco. Comunque moneta, come vi dicevo, veramente molto bella. Continuiamo a guardare le monete, andiamo a guardare adesso la lettera F che è quella di la lettera D che è quella di Monaco, poi guarderemo la lettera F di Stoccarda. Guardate in questa posizione, guardiamo la lettera D. Qui abbiamo le 2 D di Deutschland e D di Monaco, la zecca di Monaco. Andiamo avanti, guardiamo la F di Stoccarda, come vi dicevo, in questa posizione si vede molto bene, in questa posizione qui. Poi abbiamo la G di Karlsruhe, in questa posizione qui, guardate si vede molto bene, ed abbiamo la J di Amburgo. Anche qui lo vediamo veramente molto bene. Qui abbiamo tutte e 5 le monete. Per quanto riguarda la tiratura, fate attenzione, abbiamo una tiratura totale di 30.210.000 pezzi, di cui 6 milioni di pezzi ce li abbiamo per la lettera di Berlino, poi abbiamo 6.300.000 pezzi per Monaco, poi abbiamo 7.200.000 pezzi per Stoccarda, che è questa qui, la lettera F. Poi abbiamo 4.200.000 pezzi per la lettera G di Karlsruhe. Poi abbiamo 6.300.000 pezzi per la lettera J, facciamo attenzione. Poi abbiamo nel folder FDC in fior di conio, abbiamo 19.000 pezzi
e il restante 23.000 pezzi lo troverete nei folder in fondo specchio. Parliamo sempre di 5 zecche. Per quanto riguarda il prezzo, in Italia fate attenzione, una moneta da sola viene dai 3 euro e 3,50 euro, invece volete tutto il set completo con le 5 zecche, ci risparmiate perché andate ad acquistare tra i 13 e i 14 euro, dipende un po' dove andate ad acquistare le monete. Comunque sono monete con una tiratura molto alta, perché parliamo di oltre 6 milioni di pezzi, diciamo, per moneta, tranne il Karlsruhe che ha 4.200.000 pezzi, ma comunque abbiamo tirature veramente molto alte, ed è una moneta che troveremo sicuramente in circolazione perché è stata già emessa questa moneta. Monete veramente con tirature molto alte e monete che troveremo in circolazione. Ovviamente tanti prendono solo una moneta, cioè solo una zecca. Io come sempre vi consiglio di prendere tutte e 5 le zecche, un po' perché alla fine la Germania ha le 5 zecche e se volete una collezione abbastanza completa io vi consiglio sempre di prendere tutte e 5 le zecche. Bene, per oggi è tutto, ditemi se avete già preso la seconda missione della Germania, se ce l'avete già, e niente, scrivete nei commenti cosa pensate di questo nuovo disegno, di questo bellissimo disegno, e io vi ringrazio, vi saluto e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao e grazie a tutti.